Baghetto, Venezia, ristorante kosher, specialità giudaico-romanesche. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi porterò a mangiare in uno dei posti più particolari di Venezia, Cannareggio, il ghetto degli ebrei. Ho fatto un paio di video a riguardo e ve ne linko uno in alto a destra. Il ghetto è accessibile da 3 punti che erano gli accessi che bloccavano con delle catene in passato. Si può entrare dalle Guglie, dalle Caesee, ma noi siamo entrati dagli Ormesini Misericordia, zona da voi ormai ben conosciuta. Eravamo curiosi di assaggiare la loro cucina tradizionale e tra alcune scelte abbiamo preferito provare quelle che affiancava alla cucina tradizionale kosher le specialità romanesche. Io in particolare, avendo avuto il padre di origine laziale, ero curioso di sapere se avrei potuto rigustare la cucina tanto amata che avevo provato a Roma, soprattutto i primi. Quindi, una volta prenotato, ci siamo trovati al ristorante senza bere l'aperitivo, perché eravamo in ritardo. Alla richiesta se volessimo stare all'interno o all'esterno, abbiamo preferito la seconda. Dopo un primo giro in campo, ci siamo presentati al ristorante, che ha una corte esterna con una decina di tavoli e delle sale interne che devo dire molto belle. Come prima cosa ci hanno portato il menù molto semplice che abbiamo subito analizzato. In primis gli antipasti, non potevano mancare i carciofi e tra quelli alla romana, fritti e alla giudia abbiamo scelto di assaggiare i secondi. Celeste ha optato per una concia di zucchine, piatto antichissimo della tradizione giudaico-romanesca, e per finire delle bruschette con 3 salse di cui una particolarmente piccante. Per quanto riguarda i primi, potevamo non assaggiare i bucatini alla matriciana e gli spaghetti alla carbonara, uno per me e uno per Mario. Celeste ha assaggiato le lasagne al ragù. Alla vista dei couscous non li abbiamo presi perché li mangiamo sempre al lavoro in pausa pranzo, per cui... Per quanto riguarda i secondi c'era un'ampia scelta tra hamburger, carne di vario tipo e pesce. All'inizio volevamo prendere una grigliata da dividere in 3, ma ce l'hanno sconsigliato perché mancavano alcuni tipi di carne. Quindi abbiamo optato io per uno shawarma di pollo con patate e insalatina, un tipo di pollo al curry, e Mario una punta di vitello con patate, consigliato dalla cameriera. Per quanto riguarda il servizio ci è parso molto strano. Tra i vari camerieri solo alcuni potevano prendere ordinazioni e ci è parso di notare un po' di confusione. Per quanto riguarda la signora che ci ha servito è stata veramente molto gentile. Dopo i secondi siamo dovuti scappare perché si era fatto tardi e io dovevo andare a lavorare per fare la notte, saltando sia gli amari che i dolci. Vi lascio le immagini dei piatti e ci risentiamo alla fine con il conto e le considerazioni finali. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere.
174, 175. Siamo rimasti un po' delusi. Gli antipasti non erano niente di che. I primi, di cui avevo grosse aspettative, non ci sono piaciuti. La carbonara e la matriciana non avevano niente di speciale. Non penso fosse dovuto al petto d'oca affumicato al posto della pancetta o alle uova della carbonara che somigliavano alla frittata. I secondi poi, troppo grassi e troppo unti, forse rispecchiano la tradizione romanesca, ma noi non ne siamo rimasti entusiasti. Per quanto riguarda il conto, 174 euro in tre, circa 60 euro a testa, un po' troppo per i nostri gusti. Forse avevamo delle aspettative molto alte e il ristorante ci ha un po' deluso. Ci faremo sicuramente alla prossima occasione. Fatemi sapere nei commenti se volete vedere alcuni ristoranti o un tipo di cucina particolare che potremo scoprire insieme e se qualcuno ha nostalgia di alcuni posti o vuole conoscere alcune parti di Venezia meno conosciute. Io cercherò comunque di accontentarvi. Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè in più. Avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo e potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate io prenderò una piccola percentuale. In più se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!